Salve e benvenuto o benvenuta a questa lezione in cui vedremo come utilizzare ed impostare il questionario, quindi come utilizzare questo strumento Excel che è già impostato in tutti i suoi dettagli. Di tale strumento esistono due versioni, quella che vedi in inglese e c'è anche la versione in italiano, ovviamente sono assolutamente uguali salvo essere impostate in due lingue diverse. Il questionario può comprendere 100 domande, quindi fino a 100 domande. Come puoi vedere si arriva fino alla numero 100, da qui clicchiamo e torniamo su e per ciascuna di queste domande sono previste tre opzioni di risposta. Quindi precisiamo subito che l'unica cosa da fare, l'unica operazione da compiere di inserimento dati in questo strumento è la scrittura del testo della domanda e la scrittura delle tre opzioni di risposta. Come vedi, per ognuna è già impostata la risposta esatta, perché se noi andiamo a cliccare qui sul numero 2 e clicchiamo poi su una cella vuota, il sistema non ci darà errore. Se invece cliccassimo, se invece scegliessimo l'opzione numero 1, il sistema ci dice che la risposta è sbagliata, così come se scegliessimo la numero 3. Quindi dicevo, l'unica operazione da compiere è scrittura del testo della domanda e scrittura delle opzioni di risposta. Quindi scriviamo una domanda: che cos'è la forma di governo? Che cos'è la forma di governo? E quindi andiamo subito a scrivere la risposta esatta, che ora io ho già copiato. Quindi la forma di governo è il modo in cui fra gli organi di una comunità politica organizzata si distribuisce il potere di indirizzo politico, cioè il potere di indirizzarla verso determinati fini generali. E qui andremo a scrivere le risposte sbagliate. Risposta sbagliata, ovviamente cercando di mettere in difficoltà chi fa il questionario. E come abbiamo visto prima, soltanto nel caso in cui io vada a scegliere la risposta esatta, cioè la numero 2, cliccando su uno spazio bianco, lo faccio vedere ancora, il sistema mi dirà che ho risposto in maniera esatta a questa domanda. Nel caso in cui invece avessi dato una risposta non corretta, questo strumento ci dà la possibilità di prendere nota del fatto di non aver risposto correttamente alla domanda, di modo che quando successivamente vado a rifare il questionario possa concentrarmi innanzitutto su quegli argomenti a cui la volta precedente non ho risposto in maniera corretta. Quindi proviamo a dare una risposta non corretta cliccando ad esempio l'opzione numero 1, clicco sullo spazio bianco, risposta sbagliata, e qui mi dice questo strumento clicca sul numero della domanda e prendi nota della risposta sbagliata. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che io devo andare a cliccare qui sul numero della domanda e questo sistema preimpostato mi porta subito all'ambiente in cui io possa prendere nota della risposta non corretta. Quindi qui senza nemmeno andare a cliccare scriverò semplicemente X e a questo punto vado a salvare e la volta successiva appunto vedrò tutte le domande a cui non ho risposto correttamente. Una volta terminate le operazioni di risposta alla prima domanda, posso andare a rispondere alla seconda domanda. Cliccando direttamente da qui, verrò portato all'ambiente di risposta alla domanda numero 2. Ti volevo far notare, da qui possiamo tornare in cima alla lista delle domande, ti volevo far notare come il testo della domanda, ecco torniamo all'ambiente in cui possiamo prendere nota della risposta non corretta, il testo della domanda che abbiamo scritto sopra è comparso automaticamente anche in questa cella, in modo da avere la lista completa delle domande man mano che inseriremo anche le altre. E questo ambiente della lista completa è raggiungibile anche da qui, lista di tutte le domande, e quindi qui potremo andare a vedere quelle a cui abbiamo risposto in maniera non corretta. Diciamo la numero 32
vediamo che abbiamo risposto in maniera non corretta, torniamo a rifare la domanda numero 32, quindi a ripassare questo argomento. Torniamo in cima, ultima cosa che ti faccio notare, cliccando qui su parafrasi, vado all'ambiente della parafrasi in cui automaticamente è stato riportato il testo della domanda e il testo della risposta esatta, e qui c'è lo spazio per andare a scrivere la parafrasi della risposta esatta, come vedremo nella lezione successiva. E un'ultima cosa che ti voglio far notare è la possibilità di tradurre automaticamente le celle di Excel in un'altra lingua, quindi io mi posiziono sulla cella che voglio tradurre, clicco su revisione, poi su traduci, e come vedi compare questa finestra sulla destra in cui mi riporta il testo in inglese. Ora qui ha messo francese, potrei andare a scegliere di tradurre in un'altra lingua. Ecco il testo in francese che è stato tradotto, io semplicemente lo copio con CTRL C, mi posiziono qui e vado a sostituire il testo in francese qualora avessi la necessità di compilare il questionario in un'altra lingua. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!